moda italiana negli ultimi 3 anni ha fatto dei passi da gigante, facendo una rincorsa incredibile per cercare di migliorarsi. L'idea del Green Carpet è venuta all'organizzazione di Livia Fert e alla Camera della Moda Italiana, e quando hanno voluto giustamente coprire Piazza della Scala con qualche cosa che permettesse anche a quelle bellissime signore con quegli abiti lunghi di evitare di sporcarseli sul pavé della piazza, hanno detto: e perché no un tappeto sostenibile proveniente da materie prime riciclate. Per essere sostenibili non basta riciclare o rigenerare, l'importante è anche capire come lo si fa. Usiamo un parametro noi per definire quanto un'azienda o un prodotto è sostenibile, che è il cosiddetto Global Warming Potential, che vuol dire quanta sostanzialmente CO2 si produce per fare un chilo di filo. Risparmiamo più o meno l'80% di emissioni quando produciamo ECONYL invece di estrarre il petrolio ed arrivare al prodotto filo, quindi è un grande risultato. Cos'è ECONYL? È un materiale sostenibile, infinito e senza limiti. Sostenibile perché viene 100% da scarto, infinito perché può questo processo essere fatto un numero infinito di volte, e senza limiti perché, essendo perfettamente identico a quello che deriva dal petrolio, non dà alcuna limitazione ai creativi, alla creatività e ai designer che vogliono produrre qualsiasi cosa che sia basato sul nylon. Quando sono entrato in azienda, sicuramente l'azienda era già un'azienda innovatrice, tant'è che il Re-Nylon era già in studio da parte dell'azienda. Io ho aiutato a dare la spinta finale per portare questo progetto live. Aquafil era un partner, tra virgolette, naturale, non solo per questa capsule, ma per l'impegno che abbiamo per la fine 2021 di convertire l'intera produzione in materiale sostenibile. Prada all'anno consuma circa 1 milione di metri lineari di nylon e si tratta proprio di un vero impatto a livello sostenibilità, creando anche una fortissima domanda di questo grezzo, che comunque ha sì dei costi superiori rispetto al grezzo non riciclato, ma le persone sono disposte a pagare qualcosina di più per impegnarsi nel loro piccolo a fare la loro parte. Le reti da pesca sono probabilmente il più grande problema, a parte i piccoli inquinamenti, quindi le microplastiche o le microfibrille di plastica che finisce negli oceani. National Geographic ci ha messo a disposizione una serie di talenti che potessero esplorare e far conoscere alle persone le dinamiche che accadono in giro per il mondo, quindi dove inquinano le microplastiche, quali sono i danni all'ambiente, e devo dire che era il partner ideale perfetto per rendere credibile questo progetto, perché per noi era importante veramente che fosse percepito non tanto come un progetto di comunicazione e marketing, ma come qualcosa di vero. L'interesse sulla sostenibilità sta crescendo, per esempio sul riscaldamento globale si vede a vista d'occhio il cambiamento e quindi le persone iniziano a percepire realmente, e le nuove generazioni che appunto hanno tutta la vita davanti sono le prime a voler combattere questo cambiamento e quindi ci vogliono mettere la faccia, giustamente.